Ciao a tutti, qua su The Venusian si parla solo di cose belle, quindi tra tutte le notizie grigie che avrete oggi sentito tra notiziari alla TV e giornali, sicuramente sarà capitato di gettare uno sguardo su una notizia particolarmente piccante. Forse sapete già la bella notizia di cui voglio parlare. Riguarda il compleanno di una pillola del colore della mia camicia. Di quale compleanno, di quale pillola sto parlando? Sicuramente, certamente, dei 20 anni del Viagra che è stato commercializzato dalla FDA, Food and Drugs Administration, esattamente il 27 marzo del 1998. Ha avuto un successo clamoroso, tant'è che infatti è stato immediatamente venduto a 5 volte il prezzo superiore nei mercati neri in Israele, Polonia e, vabbè, se ai polacchi e soprattutto agli israeliani piace fare sesso e avere e rispettare appunto la donna, ci si chiede, sto dicendo un terzo paese, e quale paese sarà? Ma stranamente l'Arabia Saudita, eppure hanno harem, donne, vedi, sono piuttosto avanti. In effetti sono parecchio forti gli arabi, sessualmente, perché comunque sono virili. E anche questa notizia appunto mi ha scioccata un po', comunque lì per lì non ci si aspetta che abbia avuto un boom così eclatante subito, specialmente in Arabia Saudita. In Europa è arrivata dopo, ma in ogni caso adesso se ne trovano in tutte le forme e il 30% degli uomini l'ha provato almeno una volta. Che impatto ha avuto il Viagra sulle vite di tutti? Enorme, ha curato i problemi di disfunzione erettile che ci possono essere in una coppia, fatto in modo che chi è sopra i 60 anni possa continuare a fare sesso tranquillamente, senza problemi alla prima. E anche destato curiosità nei giovani che possono anche averlo provato quando sentono particolarmente in soggezione con qualcuno, in effetti possono avere dei problemi anche loro. Pensiamoci, può succedere, è successo perfino a me. E cosa fai? Di solito la donna pazienta, però effettivamente se prendi questa scorciatoia, perlomeno come trick psicologico, poi in effetti vai avanti, perché come pillola non ha controindicazioni. Un uso normale, pensateci, lo scopo primo del Viagra era quello di curare l'ipertensione e l'angina, insomma, malattie, problemi di cuore. Invece i problemi di cuore li ha risolti, ma in un'altra postazione. Più o meno siamo lì, dai, hanno visto i risultati. Ehm, Mi chiedo appunto tra chi mi vede quanti ne hanno fatto uso o quanti vogliono condividere delle esperienze sessuali particolari, perché ricordiamoci che la libertà oggi è parlare di sesso, è per una donna di parlare di sesso. Infatti la libertà ce l'eravamo conquistata negli anni 70, quando appunto c'è stata la liberazione sessuale, Brigitte Bardot e i suoi tanti amanti, e non era considerata una prostituta. Oh, Brigitte Bardot era considerata Edic la femme, la divinità. Questa è la vera libertà. Invece adesso con il femminismo cosa succede? Che le donne che parlano liberamente di sesso hanno la facoltà, che poi è innata, di essere sensuali e di saper usare la propria sensualità, sono demonizzate da donne che invece non ci riescono, sono brutte. Avete visto infatti sui miei social media quell'immagine che ho postato di una femminista e di una feminazzi? La feminazzi è partita dall'essere grassa, tatuata, piena di piercing, con dei capelli strani, gli occhiali strani, puzzolente e piena di peli, ehm, che pratica pratiche sessuali strane, tipo Asia Argento che slinguazza con il cane. Insomma, e protesta in continuazione contro lo status quo, è diventata invece anche appunto uno strumento per queste politically correct che pensano di essere intelligenti e furbe a parlare male degli uomini e male del sesso, quando invece fanno male soltanto al genere femminile. Angelina Jolie è molto meno sexy quando fa la femminista che non quando è il Mr. e Mrs. Smith con le armi e combatte col marito, eppure è femminile come spia. Perché
ci sono dei lavori che possono essere femminili, tutto può essere femminile. Però le femministe portano solo bruttezza. Insomma, la libertà è poter parlare di sesso, poter uscire senza mutande, perché ci si sente più libere, e poterlo anche dire, ridere su questo. La libertà è saper usare e sfruttare la propria sensualità, senza essere giudicate. Quindi io spero che, e sono sicura che molti saranno d'accordo con me, e bisogna premere e fare in modo che anche le altre donne abbiano la fortuna di farlo, perché in realtà basta poco, basta parlare di sesso, liberarsi e mettere una bruttona davanti a un estetista, sistemarla, farla essere femmina e magari farle prendere un po' di dimestichezza con dei sex toys per farla diventare appetibile. Insomma, comunque la bruttona può dire: guarda, ho una pillolina per te, questo è uno Xanax. Beh, anche lo Xanax, Xanax e Viagra sono più o meno allo stesso livello. Quando si è frustrati, quando si è frustrati o si è stanchi o stressati, o si fa sesso o si prende uno Xanax. Questa non è una pubblicità per lo Xanax, sto scherzando. Comunque vi saluto, mi raccomando, seguitemi. Ciao.